Scopri un nuovo modo di leggere la paleontologia con questi due fantastici libri. Vedrai, non te ne pentirai, e uno di questi è in spagnolo. Quando pensiamo ai vulcani, immaginiamo esplosioni spettacolari, fiumi di lava incandescenti e nuvole di cenere che oscurano il cielo. Ma c'è un tipo di struttura vulcanica molto meno conosciuta e altrettanto affascinante: i duomi di lava, vere e proprie cupole rocciose che crescono lentamente, quasi come se la montagna respirasse. Un duomo di lava è una collina o cupola formata dall'accumulo di lava molto viscosa, così densa che non riesce a scorrere lontano. È come provare a versare il miele freddo. Invece di fluire, si ammucchia. Ma un duomo di lava è un corpo igneo intrusivo? La risposta è no, perché è una struttura vulcanica di superficie formata da magma molto viscoso che fuoriesce e si solidifica sopra il cratere d'un vulcano. I corpi intrusivi sono rocce magmatiche che si raffreddano e si solidificano sottoterra, quindi si differenziano dai duomi di lava, che sono invece di superficie. La formazione è lenta ma spettacolare. La lava risale all'interno del vulcano, ma è troppo viscosa per scorrere, quindi si accumula vicino alla bocca e mano a mano che nuova lava spinge dal basso, la cupola si gonfia, si frattura e cresce in altezza. A volte sembra quasi un pallone che si dilata, altre volte invece si sfalda, creando flussi piroclastici molto pericolosi. I duomi di lava non hanno la spettacolarità delle eruzioni esplosive, ma possono essere estremamente instabili perché possono collassare improvvisamente, liberando nubi ardenti che scendono dalla montagna a centinaia di chilometri orari e possono crescere per settimane o mesi e poi crollare in pochi secondi. I duomi di lava si formano soprattutto nei vulcani delle zone di subduzione, dove il magma è ricco di silice e molto viscoso. Tra i più famosi nel mondo sono il Mount St. Helens negli Stati Uniti, il Mount Ansen in Giappone, il Soufriere Hills sull'isola caraibica di Montserrat, dove il collasso del Duomo ha devastato intere aree abitate, e il Chaitén in Cile. E anche in Italia ci sono duomi di lava, anche se sono piccoli rispetto ai giganti mondiali, ma fondamentali per capire la dinamica dei magmi più viscosi del Mediterraneo. Un esempio lo troviamo a Lipari con duomi di ossidiana del Monte Pilato e delle Rocche Rosse. L'eruzione del 1230 d.C. ha prodotto uno dei duomi di ossidiana più giovani d'Europa. E un altro esempio sull'isola di Vulcano, con Duomo Lavico all'interno della fossa, nato durante l'eruzione del 1888 e 1890. Monitorare un duomo di lava è difficile, delicato e affascinante. È come osservare un gigante addormentato che si muove lentamente, lasciando però segnali preziosi. Ecco come i vulcanologi decifrano questi segnali. 1. GPS ad alta precisione. I duomi possono crescere di pochi centimetri al giorno. Con reti GPS ultrasensibili, i ricercatori rilevano anche i minimi spostamenti della superficie. Se la cupola inizia a sollevarsi più rapidamente, può significare che nuova lava sta risalendo. 2. Termocamere e sensori infrarossi. Il calore racconta molto. Crepe e superfici che diventano più calde indicano che la lava sta arrivando più in alto. Un duomo che si scalda in silenzio può essere un segnale di attività imminente. 3. Droni e modelli 3D. I droni permettono di osservare zone impossibili da raggiungere a piedi. Con centinaia di foto ad altissima risoluzione si creano modelli 3D del Duomo, così da seguirne la crescita giorno per giorno. 4. Analisi dei gas vulcanici.
Il tipo e la quantità di gas emessi, in particolare SO2 e CO2, rivelano se la pressione interna sta aumentando. Più gas esce, più il sistema magmatico spinge. 5. Sismicità locale. La lava che si muove frattura le rocce e genera microterremoti. Un aumento della sismicità può indicare che il Duomo si sta fratturando o che è in arrivo un collasso. 6. Satelliti radar o INSAR. Questi satelliti misurano deformazioni della superficie con precisione millimetrica. Sono fondamentali quando il Duomo è troppo instabile per essere osservato da vicino. Tutte queste tecniche insieme permettono ai vulcanologi di prevedere collassi, analizzare la crescita del Duomo e proteggere le comunità vicine. I duomi di lava sono una finestra privilegiata per capire come funziona la camera magmatica e sono il segnale che un vulcano è ancora attivo e potenzialmente pronto a eruttare. Studiare i duomi significa prevenire, prevedere e proteggere le comunità che vivono nelle loro vicinanze. Silenziosi, lenti e apparentemente innocui. I duomi di lava non attirano l'attenzione come un'eruzione esplosiva, ma sono tra le strutture vulcaniche più dinamiche e imprevedibili del pianeta. Ogni loro crepa, ogni piccolo sollevamento, nasconde la forza titanica della Terra che si muove sotto i nostri piedi. Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale.